Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi faremo la pasta allo scarpariello, ovvero la pasta allo scarpariello, che è un piatto di tradizione napoletana veramente straordinario e gustoso, semplicissimo da fare, con pochi ingredienti. Quindi noi adesso ci rivediamo subito e la realizzazione, e alla fine del video vi aspetto per darvi qualche consiglio e un cenno storico a questo straordinario piatto. Ci vediamo dopo. E per tutti quelli che invece oggi mi vengono a trovare per la prima volta, guardate lì sotto, c'è sta un quadratino rosso, c'è scritto iscriviti, cliccate quello e se volete cliccate la campanella, così rimarrete aggiornati sulle mie prossime ricette. Ci vediamo alla fine del video. Mettiamo una padella sul fuoco, un po' d'olio, abbiamo messo l'aglio diviso a metà con tolta l'anima interna, che è quella che dà più fastidio. Quando comincerà a imbiondirsi l'aglio mettiamoci dentro anche del peperoncino. Io purtroppo ho trovato soltanto quello secco, ma se trovate quello fresco ancora meglio. Nel frattempo saliamo l'acqua per pasta. Quando l'aglio avrà cominciato a prendere colore, mettiamoci dentro anche i pomodori. Io oggi utilizzerò dei datterini pelati nel loro succo, ma se li trovate freschi utilizzate anche quelli, non c'è problema. Insieme metteteci dentro anche un pochino di basilico spezzettato con le mani. E fate andare a fuoco medio. Nel frattempo cuociamo anche la pasta, quindi la mettiamo dentro l'acqua e la facciamo cuocere soltanto per questa a 13 minuti, solo per 11 minuti. Gli ultimi 2 minuti la faremo risottare all'interno del sugo. Saliamo i nostri pomodori e aggiungiamo anche un po' di acqua di cottura della pasta, questo per creare la cremina. Ok, la pasta è quasi pronta, togliamo l'aglio e mettiamo la nostra pasta all'interno della padella. Finiamo di risottarla mettendo un pochino di acqua di cottura per fargli fare la cremina per un paio di minuti. Sentite che musica? Arrivano i formaggi. Mettiamo poco per volta il parmigiano e il pecorino. Mescoliamo bene insieme alla pasta. Questo ci aiuterà a fare la cremina e a renderlo veramente molto delizioso. E se serve correggiamo con un goccio di acqua di cottura. E continuiamo a mettere il nostro formaggio fino a esaurirlo del tutto. La pasta allo scarpariello è pronta. Adesso impiattiamo. Ed ecco lo scarpariello pronto. Buon appetito! Ed eccoci di nuovo qui. Allora, intanto per quello che riguarda i pomodori, come avete visto, io ho utilizzato dei datterini già pelati nel loro succo. Però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di pomodoro, dal pelato classico, oppure se volete andare sul fresco, piccadilli, datterino, ciliegino, quello che desiderate voi. In questo caso io li ho utilizzati già pelati, quindi per chi non ama la buccia ha un vantaggio in più, però fate come che desiderate.
La seconda, io oggi non sono riuscito a trovare in ben 4 supermercati il peperoncino fresco. Non c'è stato verso. Ho comprato chiaramente quello secco. Però se avete quello fresco è meglio. E ora veniamo alla sua storia. Ma perché si chiama Scarpariello? Perché viene dalla tradizione degli scarpari, ovvero dei ciabattini. Nato nei quartieri spagnoli di Napoli, in realtà che cosa succedeva negli anni passati, ma stiamo parlando di tanti anni fa, che spesso e volentieri la gente che portava a riparare le proprie scarpe non aveva i soldi per poter pagare e allora li pagava in natura, e generalmente erano dei pezzi di formaggio, dei pezzi di cacio. E come nella migliore tradizione culinaria italiana, il piatto è un piatto di recupero. Questo perché? Perché quando arrivava il lunedì che gli scarpari erano chiusi, facevano un piatto dove si recuperava il ragù della domenica e ci si aggiungeva appunto il formaggio che veniva dato loro in pagamento al posto dei soldi. Oggi, come avete visto, si è leggermente modificato e si è anche ingentilito. Al posto del ragù si utilizza un pomodoro o fresco o pelato. I formaggi oggi diciamo che per tradizione se ne usano 2 e poi viene profumato con del basilico. Bene, io spero di avervi fatto cosa gradita. Avete scoperto, così come ho scoperto io, un piatto e una storia meravigliosa di questa nostra tradizione culinaria italiana. Noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao!